Bentornati su Ediufoni, io sono Andrea ed oggi vi parlo del Felix Audio Echo Mark II. Il Felix Audio Echo Mark II è un amplificatore per cuffie cosiddetto valvolare, anche se forse sarebbe meglio definirlo a tubi a vuoto o a valvole termoioniche. È importante fare questa distinzione per differenziarlo dagli amplificatori a stato solido, poiché utilizzando appunto dei tubi a vuoto al posto dei transistor per amplificare il nostro segnale, imprime al suono delle caratteristiche sonore specifiche, oltre a variare in maniera significativa le modalità di utilizzo, ma su questo torneremo più avanti. Felix Audio dichiara 350 mW di potenza, ma parliamo di potenza reale. Difatti non ho mai superato neanche un terzo della corsa del potenziometro durante i miei ascolti. L'impedenza consigliata lato cuffia è nel range tra gli 80 ed i 600 ohm ed a tal proposito ritengo che la questione dell'impedenza sia più importante per i trasduttori di tipo dinamico, in quanto ad esempio con la FMN HE1000 Stealth da 32 ohm non ho avuto alcun tipo di problema. Il prezzo di listino è di 899 euro e sebbene possa sembrare una cifra alta, rappresenta in realtà un punto di approdo per questa tipologia di prodotti, soprattutto per quanto riguarda il mercato occidentale. È infatti molto difficile trovare amplificatori artigianali come questo sotto i 1000 euro, soprattutto se costruiti in Europa. Prima di proseguire con un poco di storia su Felix Audio è necessario fare un disclaimer. L'unità che vedete in questo video è stata acquistata direttamente da Felix Audio con uno sconto offerto in virtù del mio impegno di content creator. Felix Audio non ha in nessun modo provato a condizionare il contenuto di questa recensione e di conseguenza ogni opinione espressa in questo video è frutto esclusivo della mia esperienza. Da parte mia vi prometto il massimo impegno nel valutare questo amplificatore rispetto al suo prezzo di listino. Come nasce quindi Felix Audio? Siamo in Polonia sul finire degli anni 70 ed Henryk Felix è un ingegnere elettronico con una grande passione per l'audio. Già in quegli anni, infatti, progetta e crea amplificatori valvolari per se stesso, per i suoi amici e per alcuni musicisti locali. Porta avanti questa attività come hobby fino agli anni 90, periodo in cui trasformerà infine questo hobby in un lavoro a tempo pieno, grazie anche alla diffusione di Internet in Europa. La svolta fondamentale arriverà nel 2014, anno in cui i tre figli di Henryk decideranno di entrare in società per supportare il padre, segnando al contempo l'affermazione del marchio a livello internazionale. Questo cambiamento permetterà ad Henryk di tornare a concentrarsi nuovamente al 100% solo e soltanto sulla sua passione originale, ovvero la progettazione di amplificatori valvolari. Trovo questa storia molto interessante, anche perché, a ben pensarci, l'oggetto che vedete tra le mie mani affonda le sue radici ed è frutto proprio di quei primi esperimenti e progetti che Henryk Felix creava oltre 40 anni fa. E da qui voglio collegarmi per parlarvi della costruzione e dell'utilizzo pratico dell'Echo Mark II, che nei materiali utilizzati e nella fabbricazione interamente artigianale rivendica la sua anima anarchica e vintage rispetto ad un mercato che punta largamente ad efficienza, economicità e praticità. Il corpo principale è in metallo, rifinito con una texture ruvida che sicuramente lo fa risultare decisamente unico. Anche il potenziometro del volume ed il selettore degli input sono dello stesso materiale, mentre ai lati troviamo dei pannelli in vero legno. Insomma, a livello costruttivo abbiamo di fronte un amplificatore molto solido e robusto, costruito con materiali di qualità. Sul frontale troviamo il selettore degli input che prevede ben 3 ingressi più una funzione di esclusione, oltre al potenziometro del volume e dell'uscita cuffie da 6.3 mm. Tutti e tre questi elementi risultano molto piacevoli da utilizzare, dal potenziometro che presenta la giusta resistenza ed uniformità, al selettore a scatti degli input molto solido. Inserire un connettore non crea alcun rumore o scoppietti in cuffia ed è presente un sistema di protezione per evitare che le valvole possano danneggiare il nostro trasduttore.
Sulla sommità sono presenti le nostre 4 valvole termoioniche oltre al trasformatore. Le valvole sono di tipologia 6N1P e 6N6P e sono ovviamente sostituibili, anche se quelle fornite in dotazione sono già di ottima qualità. Sul retro possiamo vedere i 3 ingressi RCA, che è importante specificare vengono chiusi quando non in utilizzo, e l'uscita pre, la cui amplitudine si controlla con il selettore del volume frontale. Sicuramente molto interessante la possibilità di poter usufruire di ben 3 input, caratteristica abbastanza rara per amplificatori di questa fascia di prezzo. Parlando invece un po' dell'esperienza d'uso, il Felix Audio Echo Mark II scalda parecchio. Questa è una caratteristica infatti comune a tutti gli amplificatori valvolari e l'Echo, essendo anche estremamente compatto, può forse trarre in inganno in tal senso, ma bisogna considerare bene dove andremo a collocarlo e cosa andremo a porvi vicino, compresi noi stessi. Infatti, se non si fa attenzione, è possibile anche scottarsi in caso di contatto diretto con le valvole. Il calore è effettivamente un elemento essenziale in un amplificatore di questo tipo, in quanto le valvole sono appunto termoioniche, cioè hanno bisogno di raggiungere una certa temperatura per poter lavorare correttamente. Di conseguenza è anche necessario attendere almeno 10 minuti per poter utilizzare l'amplificatore quando lo si accende da freddo. È inoltre sconsigliato lasciarlo acceso per troppe ore di fila, men che mai lasciarlo acceso indefinitamente, poiché oltre al consumo di corrente e al calore generato si andrà anche a ridurre la vita delle valvole stesse. Insomma, parliamo di un oggetto sì estremamente robusto e ben costruito, ma che nell'utilizzo di tutti i giorni richiede pazienza ed attenzione. A livello sonoro sono rimasto davvero sorpreso da questo Echo Mark II, anche e soprattutto in relazione a quanto letto e sentito sugli amplificatori valvolari in generale. Venendo infatti da amplificatori a stato solido tendenzialmente neutrali, come ad esempio il Lake People G111 Mark II, mi aspettavo un suono estremamente colorato ed appesantito dalle distorsioni armoniche impartite dalle valvole termoioniche. Ma con mia grande sorpresa questo amplificatore è risultato inaspettatamente bilanciato e naturale nella sua firma sonora. Questo non vuol dire però che non ci siano colorazioni o modifiche al suono, ma piuttosto che queste siano generalmente poco invadenti e principalmente relegate agli aspetti soggettivi. L'unica colorazione veramente impattante su di un livello più oggettivo è un certo bump, una certa accentuazione della gamma media. Difatti le mie cuffie preferite su questo Echo Mark II sono state proprio le HiFiMan HI1000 Stealth, che sono infatti cuffie notoriamente non incentrate sulla gamma media e che invece tendono ad avere una firma più brillante. In particolare l'HI1000 Stealth mi è risultata molto gradevole e quasi trasformata nel carattere, con un deciso addolcimento generale della sua firma sonora ed una sorta di modifica al suo imaging. Difatti questa cuffia ha un imaging generalmente estremamente preciso ed analitico che nell'utilizzo con questo amplificatore risulta più diffuso e rilassato. L'altra modifica sostanziale che ho riscontrato è stata nel basso, che risulta anch'esso più diffuso e morbido. L'accentuazione della gamma media invece va a restituire un maggiore corpo nelle voci e negli strumenti, quasi andando a modificare in maniera sostanziale l'esperienza di ascolto di questa cuffia. Un altro accoppiamento che ho apprezzato molto è stato con la Sennheiser HD 650, che di certo non difetta di mancanza di corpo nella gamma media, anzi, ma che invece beneficia della sensazione di spazialità aumentata che il Felix Audio Echo gli dona, oltre che di un basso più impattante ed espanso. Inoltre devo dire di essere rimasto molto colpito dalla silenziosità di questo Echo, che anche in condizioni ben oltre il lecito, cioè girando il potenziometro ben oltre il livello di ascolto, non mostra alcun rumore di sottofondo. Ma non tutti gli accoppiamenti sono stati azzeccati. Infatti, proprio due cuffie che teoricamente sono indicate per l'utilizzo con amplificatori valvolari mi sono risultate più godibili attraverso amplificatori a stato solido come il Bioelectric V222 ed in particolare l'Erzetich Perfidus. Mi riferisco nello specifico a due cuffie ZMF, cioè l'Atrium Open e l'Auteur Classic,
che probabilmente per motivi simili vanno forse a perdere un poco di compostezza, risultando leggermente più impastate. Non che suonino male, anzi, ma per i miei gusti e per ciò che ho potuto sperimentare rendono meglio su amplificatori a stato solido, meglio ancora se in classe A. Prima di tirare le conclusioni rispetto all'esperienza d'uso di questo eco e del senso che ha nel mercato attuale, vi chiedo di iscrivervi se questo video vi sta piacendo, mettendo anche un mi piace per supportare il mio lavoro. A voi non costa nulla e a me fa tutta la differenza del mondo. Andando a tirare delle conclusioni, posso dire che il tempo che ho trascorso con il Felix Audio Echo Mark II è stato abbastanza rivelatorio e per certi versi terapeutico rispetto al rapporto che ho con la musica e con quello che a tutti gli effetti è un rituale di ascolto. L'Echo Mark II secondo me è un oggetto che richiede attenzione, che richiede tempo e che in un certo modo può farci dedicare questa attenzione e questo tempo ad un ascolto di qualità. Il suo essere vintage nell'anima e nel corpo, pur avendo delle performance assolutamente competitive nel mercato di oggi, lo rende un acquisto da appassionati che hanno voglia e tempo da dedicare ad esempio al warm-up delle valvole, al posizionamento che richiede una certa premura e che apprezzano la sensazione, verrebbe quasi da dire analogica, del calore e del bagliore dei tubi termoionici. Insomma, un tuffo in quel mondo fatto di album da ascoltare per intero, di oggetti costruiti artigianalmente per durare una vita e di fruizione della musica in senso più puro, senza stare a guardare schede tecniche, profondità di bit, campionamenti e misurazioni varie. Personalmente gli aspetti che più ho apprezzato di questo eco sono stati proprio la costruzione e la sensazione di robustezza e longevità che trasmette. In generale apprezzo molto come lavori Felix Audio, che ad esempio testa nuovamente ogni coppia di valvole prima di montarle sui suoi amplificatori per assicurarsi che siano perfettamente bilanciate, offrendo inoltre 3 anni di garanzia, peraltro trasferibile. Un altro punto a cui tengo molto è che i loro amplificatori sono interamente riparabili e pensati per un utilizzo prolungato nel tempo. Insomma, per tanti versi vanno in direzione contraria rispetto alla maggior parte dei loro competitor, che vanno magari a presentare nuovi modelli e revisioni ogni anno, creando affollamento e costante deperimento del valore dei modelli preesistenti. Ovviamente, se cercate il miglior rapporto prezzo-prestazione, difficilmente un amplificatore valvolare potrà essere la vostra scelta migliore. Se invece volete affacciarvi al mondo dei valvolari di qualità o semplicemente volete provare un'esperienza premium che vada a restituire un po' l'idea di ascolto dell'era analogica, il Felix Audio Echo Mark II è sicuramente un'opzione da tenere in grande considerazione. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti come vi trovate con i vostri amplificatori valvolari e soprattutto mi piacerebbe sentire la vostra esperienza su quali sono le cuffie che preferite utilizzare sia con i valvolari che con gli amplificatori tradizionali. Prima di salutarvi vi invito nuovamente ad iscrivervi nel caso non l'abbiate già fatto. Un saluto e alla prossima!